Eccoci Andrea, siamo arrivati all'avventura di pesca di oggi. La parola d'ordine in questo lago è Ustia e dopo capiremo il perché. Siamo a Bergamo, quindi provincia di Bergamo, Pontirolo Nuovo, ai laghetti Sgagna. Sessione di pesca alla trota in laghetto, quindi spinning al laghetto, dove tutti avranno nella loro vita almeno pescato una volta spinning a letto. Vedremo attrezzature nuove, vedremo qualche accorgimento. Di solito io e Andrea ci frequentiamo in altre situazioni di pesca perché Andrea fa parte del team Rapture, ci scontriamo a volte nelle gare in kayak, ma qua siamo spinning trot a laghetto perché è inverno e quindi è una delle discipline più apprezzate dagli spinner italiani. Allora vi presento il compagno avventura della battuta di pesca di oggi che è Andrea Marra, parte del team Rapture, quindi in un'altra disciplina dello spinning, quindi è abituato di solito a pedalare sui kayak, ma lo portiamo a spinning trote a laghetto anche perché nella sua carriera di spinner sicuramente avrà pescato le trote a laghetto nel periodo invernale e la battuta di oggi sarà concentrata su questa tecnica. Tu Andrea conosci già questo posto, sei già frequentato queste zone, eri mai venuto a pescare in questo bellissimo compressore di laghetti? Sì, io nasco qui a pochi chilometri da questo lago e fin da piccolino, per cui oltre 40 anni che frequento questo posto. Come dicevi bene tu, ho iniziato la mia carriera anch'io nelle trote laghetto, dopodiché mi sono dedicato al kayak e niente, benvenuti a casa mia e cominciamo questa sessione di pesca. Quindi dovrò stare attento perché Andrea gioca in casa, quindi mi dovrò difendere. Vediamo. Abbiamo iniziato Andrea l'avventura di oggi nella parte terminale di questi laghi, quindi nel lago No Kill, quindi proviamo alcuni artificiali, proviamo le canne nuove, quindi stiamo utilizzando le canne nuove. Non faremo una sfida vera e propria sul numero delle catture, però lo Sgagna è famoso per avere anche pezzi importanti, quindi la sfida di oggi direi che potremo improntarla tanto per darci un obiettivo sulla trota più grossa. Che dici? Giusto, mi sta Ok, bene, quindi anche qua continuo a mangiare, però non rimane attaccata. Quindi puntiamo oggi a chi prende la trota più grossa. Il primo pesce dello Sgagna. Caro Andrea, sembra anche carina. Oh, andata. Primo pesce mandato. Eccolo! Vediamo se riusciamo a tirarla fuori questa volta. È anche bella. Ecco la prima trottarella dello Sgagna, 1-0. Per fortuna che abbiamo deciso di fare la trota più grossa. Altro pesce! Allora, qui adesso bisogna metterci seriamente perché siamo 2 pesci a 0. Sembra bellina, sembra. Andiamo piano piano, se no. Ho cambiato l'artificiale dal primo che avevo, ho messo lo slicer da 6 grammi, visto la grandezza di questo lago. È dato una trota carina. Si è già slamata il godino con gli No Kill, la rilasciamo immediatamente senza neanche toccarla. Via! Questa è la trota che mi porta al comando. Non mostruosa, ma sicuramente un bel pesce d'Italia. Avete visto il combattimento diretto dal drone?
quindi se già slamate il guadino utilizzando gli ami senza ardiglione, la rimettiamo subito in acqua, una bellissima iridea, molto bella anche di livrea. La canna che sto utilizzando oggi è una Reeves, quindi un nuovo modello 2024-2025 di Rapture, una famiglia di canne all round, quindi canne tuttofare. Sto utilizzando la misura 7 piedi con un'azione ML, quindi medium light. Ho scelto una canna abbastanza potente perché questi laghi sono molto grandi, quindi abbiamo bisogno di spingere gli artificiali il più lontano possibile. Quindi canna all round vuol dire canne che vanno bene sia per la pesca alla trota che per la pesca al luccio che per la pesca al bass, quindi un po' per tutti i predatori. Micro pitch, il blank del carbonio CX1, quindi un manico touch dove si è sempre a contatto con il blank del carbonio, calcio spittato e per finire anelli con profilo K che sono perfettissimi per l'utilizzo di nylon fluorocarbon tracciati, quindi per dare una buona scorrevolezza al filo o alla treccia durante l'azione di lancio. Allora, abbiamo già cominciato a fare alcune catture, quindi di pesci belli, divertenti, quindi pesci a 400-500 grammi. Per ora il big è in mio possesso, ma non è un big di quelli dove possiamo gridare lo slogan di questo lago che è Ustia. Cambiamo un po' di artificiali, quindi vado a recuperare qualcosa nei set che il team Rapture ha realizzato per lo spinninghetto, quindi sono dei set pronto pesca dove vengono fatti un po' di assortimento di colori e di artificiali della stessa dimensione ma con dei pesi diversi, quindi per poter garantire al pescatore prendo un set e sono pronto per poter pescare sia in acqua fonda sia in acqua scura che in acqua chiara. Quindi il set pronto pesca dove vengono utilizzati più ami, quindi vengono montati con l'amo singolo senza ardiglione, all'interno della confezione abbiamo anche con l'ardiglione e già lo stem direttamente in serie. Come vedete un assortimento di colori dove poter individuare sicuramente il colore giusto, quindi andiamo a recuperare alcuni colori da utilizzare in quest'acqua chiara. Ho cambiato artificiale, quindi ho messo 6 grammi di artificiale per cercare di arrivare al centro lago e appena toccato l'acqua ci sta un po' nel fatto della pesca proprio del laghetto. Subito i pesci li abbiamo nel sottoriva, poi man mano che lanciamo arrivano, si spostano al centro, che giustamente proprio stupidi non sono. Andrea, che dici? Un altro lancio, un altro pesce, poi andiamo alla ricerca delle big? Sì. Andiamo a vedere un po' questi laghi, ok? Il mulinello che ho abbinato alla Reeves di oggi è il nuovo LTX. LTX è un mulinello nato per la pesca spinning, 2 modelli, 2000 e 3000, 5-2 rapporto di recupero, un mulinello semplice, molto leggero, soprattutto adatto alle battute di pesca spinning che possono essere un po' di tutti i predatori, quindi alla trota come in questo caso, al black bass, al luccio perca e perché no anche portarlo in mare. 5+1 i cuscinetti di questo mulinello, ho imbobinato, sapevo che questo lago come possiamo vedere dalle qualità ha l'acqua molto trasparente, quindi ho deciso di imbobinare tutto fluorocarbon, quindi ho messo lo spin fluo diametro 20 anche perché ci sono dei pesci importanti, quindi onde evitare di avere delle disavventure e continuiamo le tour di pesca e vediamo come si comporta l'attrezzatura andando alla ricerca del big trout.
il sole che illumina l'acqua abbiamo visto che lanciamo il più lontano possibile, chiudiamo subito l'archetto e iniziamo a recuperare subito, ancora prima che l'artificiale tocchi l'acqua. Questo ci permette di avere lo strike immediatamente perché sono al centro del lago, sotto il pelo dell'acqua. Bella trota anche questa. Sbagliato a guidinare e dentro il guadino. Bella taglia. Ultimo lancio, poi dopo andiamo a cercare la big trout, quindi vediamo questo immenso compressorio. Tu ci farai da guida, visto che lo conosci e giochi in casa, come è organizzato con i suoi laghi, quindi qual è il lago dove ci sono le big trout. Ok. Durante la pescata abbiamo già fatto alcune catture, non potevamo che non venire a salutare Giovanni. Giovanni è il funambolico titolare dei laghetti Sgagna, Ciao. Dove il motto di questo laghetto è Ustia! Ciao! Allora, ci siamo appena spostati, quindi abbiamo scambiato il lago, siamo venuti nella prima parte iniziale, quindi vicino anche alla struttura del bar. Siamo venuti in mezzo a tutti i pescatori, quindi anche perché è la zona dove fanno più catture di pesce grosso, e vediamo se riusciamo in questa zona, che è molto affollata, quindi con una bella pressione di pesca, a portare fuori un trotone. Dalla prima cattura di Andrea che la taglia è aumentata in questo lago, quindi siamo già a una pezzatura discreta, ma non possiamo ancora fare l'urlo definitivo di Ustia. Abbiamo cambiato artificiale, abbiamo messo dei colori un po' più chiari. 2 lanci, 2 pesci. 2 lanci, 2 pesci. Baus! Belle e agguerrite queste trote, molto belle. Appena avuto 2 mangiate, ma non ci sono rimaste, quindi continuiamo, anche perché Andrea in questo laghetto sta facendo catture. Allora Andrea, vediamo anche 2 parole sulle canne che stai utilizzando. Seals Master, una famiglia di canne on round, quindi una famiglia vuol dire più misure, che vanno dai 7 piedi fino ai 9 piedi. Carbonio micro pitch super slim blank della canna, calcio spittato che permette molto bene di fare lance a 2 mani, quindi di fare una bella leva sull'azione della canna, placca porta mulinello touch, quindi siamo sempre a contatto con il blank della canna, doppio blocco di fermo del mulinello, quindi onde evitare che si allenti accidentalmente e ci cade il mulinello, anelli con profilo K adatti sia all'utilizzo del nylon sia all'utilizzo dei tracciati. In questo caso Andrea ha voluto una 8 piedi, quindi una 2,40 m, per permettere proprio di raggiungere di dare il massimo del carico sull'artificiale per poter lanciare distanza, abbiamo visto che questo lago è veramente grande e purtroppo le trote sono tutte attorno ai vasconi, quindi abbiamo bisogno di fare una bella leva sulla canna. Come ti trovi con questa canna? Mi trovo molto bene, è una canna che ti fa sentire molto bene l'artificiale e ti fa perdere e slamare pochi pesci per l'azione di punta. Pescando con gli ondulanti che cosa avvertiamo direttamente alla canna? Avvertiamo lo scodinzolio dell'ondulante, quindi con recuperi o un po' più lenti o un po' più motivati nel caso di variare anche variazione di recupero, avvertiamo direttamente nelle mani perché abbiamo contatto con la canna come potete vedere da queste fessure, quindi avvertiamo lo scodinzolamento dell'artificiale. Vi invito a guardare la sensibilità di queste canne, basta osservare il cimino e vedete lo scodinzolare dell'artificiale direttamente sull'apicale, quindi sulla vetta della canna. Questo movimento lo avvertiamo noi anche come vibrazione direttamente sul manico della canna, dove ci sono queste 2 fessure touch, come potete vedere, e qua sentiamo questo scodinzolamento dell'artificiale. Abbiamo parlato prima di fili e quindi di cosa abbiamo in bobina. Nel mio caso, nel mulinello LTX che ho utilizzato sulla canna Reeves, ho imbobinato il fluorocarbon, in questo caso lo spin fluo sono il fluorocarbon di Raptu, bobine da 150 metri, misura dal 18 al 30 di diametro. In questo caso utilizzo il 20, quindi una misura che mi è sembrata giusta per questa tipologia di acqua e per i pesci che ci sono. Andrea, tracciato SX8, quindi 8 capi di tracciato, un tracciato finissimo, molto morbido, resistente alla pressione,
permette di, sappiamo, possiamo consigliare il perché si utilizza il tracciato dei nostri miti. Il tracciato a parità di dimensione è molto più sottile, permette carichi di rottura molto alti, quindi avere una buona lanciabilità e si raggiungono distanze molto importanti anche con piccole esche. 8 capi, fornito in varie misure e in varie misure di bobine di diametro, quindi dai 150 metri ai 300 metri, un tracciato che vi invito a provare, quindi un tracciato per tutte le pesche, quindi da molto fine, quindi 0,10 di diametro, fino ad arrivare a libraggi molto importanti. Nella nostra etica di pesca sapete che tutti i video sono catch and release, quindi obbligatorio un guadino no kill. In questo caso utilizziamo il Raptor Rubac Connect Net, quindi con il manico telescopico, permette di girare le sponde di questo lago. Come vedete non sono tutte pari a livello dell'acqua, in base all'altezza di sponda che abbiamo regoliamo il nostro manico alla lunghezza che ci serve. Rete in silicone, quindi che non crea nessun danno ai pesci, quindi ci permette di, anche senza toccarlo come nelle versioni video, di rimetterlo direttamente in acqua e non portiamo nessun danno al pesce. Servono poche cose per la battuta di pesca di spinning e laghetto: area box, una cassetta che ci permette di tenere tutto all'interno, quello che ci serve, dalle pinza ai nostri artificiali, alle nostre scatole porte artificiali, dove all'interno abbiamo tutto il necessario per una battuta di pesca a spinning e laghetto. Una cattura per Super Marra, gli passo il guadino, sono gentile, bellissime di livrea. Come potete vedere abbiamo preso questa ultima trota con il Grail colore Ridea, oggi è quello che mi ha dato più soddisfazioni di tutti, con questa colorazione qua. Si appresta molto bene a essere lanciato un po' più lontano, perché oggi le trote sono molto a centro lago, per cui dobbiamo usare delle grammature un po' più pesanti. Marco? Che pescione! Bello, 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 bello. Super Marra, super Marra. Questo bellissimo pescione, quindi Marra ha vinto la parola d'ordine, che è Ustia. Ustia, che pesce! Rilasciamo il pesce anche se il regolamento impone di trattenere il pesce, ma pesci così abbiamo bisogno di rilasciarlo. Abbiamo chiuso questa puntata, ci vediamo alla prossima puntata di Predator Zone. Marra ha preso il pescione di Ustia e quindi non ci rimane che augurarvi e di invitarvi a venire a pescare allo Sgagna. Ciao, alla prossima! Una cattura per Super Marra, gli passo il guadino, sono gentile, bellissime di livrea. Bellissime. Attenzione per chi ha tanta fame, abbiamo il pan focaccia con la mortadella ragazzi, gli ultimi 6 panini